Benvenuti a tutti su Potoi TV. Come vi avevo anticipato nel video di ieri, che se non avete visto vi voglio dire di andare a vederlo perché è collegato a quello che state vedendo adesso, oggi andremo a, tra virgolette, recensire l'aggiornamento che hanno fatto. Il cambiamento più importante è stato fatto su due comandanti, uno tier 3 della fazione del male e uno tier 3 della fazione del bene. Il tier 3 della fazione del male è Kirun. Sono stati cambiati il titolo Volto Dorato, l'abilità Falange, il titolo che era qua prima di questo, che adesso si chiama Maestro del Carro da Guerra, e l'abilità Leader Assoluto, mentre è rimasta invariata l'abilità Tattiche Tribali. Il titolo Volto Dorato è rimasto invariato soltanto nell'effetto a livello massimo, mentre per l'effetto principale è successo quello che abbiamo detto ieri, quindi è cambiato da unità a distanza a tutti i nemici. L'abilità Falange è passata da una debuff al danno subito per le unità a distanza per le unità invece da mischia, mentre il titolo che adesso è Maestro dei Carri da Guerra porta dei buff importanti alle truppe di Run, alle truppe di Run. Mentre l'abilità Leader Assoluto, che va a sostituire un'altra abilità che adesso purtroppo non mi ricordo, è un'abilità estremamente forte perché portata a livello massimo fornisce un 10% sui danni fisici in più per ogni unità di uomini malvagi presente dal nostro lato della battaglia. Estremamente potente, che cambia veramente tanto l'identità del comandante Kirun. Passiamo ora al Re dei Morti. Contrariamente a quanto pensavo ieri, il titolo Incorporeità non è un attacco aggiuntivo, ma va a modificare il danno che l'attacco normale del comandante fa. Difatti passa da danno fisico a danno da concentrazione. E finalmente l'effetto a livello massimo del titolo Incorporeità e del titolo Uomini della Montagna passa da più 15 forza a più 15 concentrazione. Per il resto le abilità e i titoli sono rimasti invariati rispetto al leak di ieri. Ora possiamo però vedere, per fortuna, la percentuale della cura che il Re dei Morti farà alle unità di non morte alleate. Difatti, un 2.5% iniziale di recupero per 2, perché viene fatto un recupero doppio, a dipendenza della statistica concentrazione. Quindi più alta è la statistica concentrazione, più alto sarà la cura che viene effettuata. E rimane invariato il fatto che questo effetto è immune agli effetti svantaggi di recupero dei PF, quindi le abilità come ferita aperta o piaga non vanno a intaccare questa cura. E per fortuna rimane anche l'abilità che tutte le unità non morte alleate ottengono immunità dallo stordimento, molto potente. Mentre un'altra aggiunta che è stata fatta è stato quello di rendere possibile capire come si dicono, le parole chiave. Difatti è stato aggiunto questo link, tra virgolette, che una volta cliccato ci fornisce la spiegazione della parola chiave in questione, molto utile soprattutto per i nuovi giocatori. Purtroppo non è stato un aggiornamento così sostanzioso, non ha aiutato molto i giocatori free to play, non ha ridotto il divario che c'era tra free to play e pay to win e non ha apportato modifiche a quei comandanti che lo necessitavano davvero, come per esempio Berutiel, che risulta ancora uno dei comandanti tier 3 più deboli in assoluto, non ha portato modifiche ad Elrond e a Thranduil, due dei comandanti del bene tier 3 che necessitavano di questo aggiornamento. Non ha portato modifiche al Witch King, che invece è un eroe che la fa da padrone in tutto il gioco. Non ha portato modifiche a alcuni eroi T2 che sono eccessivamente forti per essere degli eroi T2. Non ha portato modifiche a eroi T1, quindi un aggiornamento un po' sottotono per il mio avviso. Passiamo invece adesso a vedere i leak per la stagione 3. Sì, avete proprio sentito bene, ho detto leak per la stagione 3. Questo perché nel server Discord ufficiale è stato aperto un nuovo canale chiamato Rivelazioni, tutto purtroppo in inglese, per cui ho fatto questo video anche per aggiornarvi e tradurre quello che è stato che ne è uscito, e hanno postato queste foto e queste frasi un po' enigmatiche, che adesso vi faccio un attimo vedere. Abbiamo anche questo qua di Elrond.
di Aragorn, della Montagna Solitaria e di Gimli. Mentre quella più, tra virgolette, importante è questa qua riassuntiva. Alcuni giocatori però sono riusciti a decifrare alcune parti di questi indizi e chi ha ideato tra gli sviluppatori questi leak ha pubblicato il testo intero in inglese. Io l'ho tradotto per voi e adesso ve lo vado a leggere. Salve cari lettori, sono recentemente tornato dal mio viaggio e voglio parlarvi delle mie avventure. Sedetevi attorno al focolare e preparatevi per ascoltare la mia storia. Tutto è cominciato come sempre. Mi stavo riposando nella mia contea, fumando dell'ottima erba pipa, quel gusto che ho sempre conosciuto fin dalla mia infanzia. Il mio riposo, tuttavia, è stato interrotto da un alto e vecchio uomo, con un bastone, vestito con una cappa logora e un cappello. Era il vecchio Gandalf. Mi ha chiesto di aiutarlo con i suoi affari nel nord, nella regione di Angmar, e io ho felicemente accettato. Dato che c'era poco tempo per prepararmi, ho preso le cose necessarie e ci siamo messi in cammino. Il percorso era così lungo che siamo dovuti passare attraverso la valle di Anduin e Carroth, al posto che passare per Angmar. Quest'anno ho iniziato a vedere quelle creature familiari sempre di meno. A quanto pare la loro popolazione è diminuita. Mi chiedo perché questo stia succedendo. Sulla strada abbiamo visitato Lothlorien, dove Celeborn ci stava già aspettando. Ci ha avvisato che 2 creature, conosciute nei tempi antichi, erano scappate dalle loro tombe. Loro sono senza fatica, senza pietà, e vengono guidate solo dalla volontà dell'anello. Abbiamo fatto un giro per la città e abbiamo notato alcuni nuovi architetti che stavano per ricostruire o costruire qualcosa. Ma ce ne siamo andati presto. Dopo esserci presi il resto del nostro riposo a Lothlorien, ce ne siamo andati. È stata una strada difficile, neve e tempeste, ghiaccio e pioggia, fulmini e saette. Tutto questo ha reso il nostro viaggio molto difficile. Tutto questo ha reso il nostro viaggio molto difficile. La fame prenderà villaggio dopo villaggio. Potrei raccontare tante storie, ma penso che tu sia stanco e che abbia bisogno di un momento. Grazie per avermi ascoltato. Tuo Bilbo. 10ª iscrizione del diario del custode dei segreti. Il video di oggi, ragazzi, è finito. In descrizione vi lascio il testo intero con alcune correzioni, perché purtroppo quando ho fatto le immagini c'erano degli errori e io adesso li ho corretti, e quindi nella descrizione c'è il testo completo se lo volete analizzare. Vi ricordo anche che all'interno di questo testo ci sono degli indizi riguardanti la stagione 3. Si vocifera che ci saranno, come è stato scritto nel testo, 2 nuovi comandanti Nazgûl, si parla di Bilbo, si parla di tante cose molto interessanti che spero implementeranno nella stagione 3 e anche che possano mettere qualcosa da fare fuori dagli obiettivi di stagione, come abbiamo detto ieri. Comunque, vi ricordo io di mettere like al video, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video, di condividere il video se vi è piaciuto, e per oggi è tutto. Ciao ragazzi!